Storytime, Evoluzione Radio. Buongiorno a tutti, bentornati su Storytime, sempre in compagnia di Alessandro, ma anche sempre in compagnia di un ospite, ovvero di Claudio Marai, che conosceremo un po' durante la nostra intervista, però prima di presentarvelo io vi ricordo, come al solito, le nostre pagine social, quindi la pagina Facebook Storytime Official e quella Instagram Storytime_ufficiale. Ma io mi taccio immediatamente e do subito il benvenuto al mio ospite. Ciao Claudio, benvenuto. Ciao, grazie. Come stai Claudio? Tutto bene. Tutto bene, prima volta in radio? Prima volta in radio. Prima sì. volta in radio, dai, allora rompiamo subito il ghiaccio, Claudio, perché io qua vedo scritto Dev Interface. Sì. Che cos'è? Dev Interface è l'azienda che ho fondato nel 2010 con il mio socio Stefano Mancini. È un'azienda che si occupa di sviluppo web e mobile. Diciamo che quando l'abbiamo creata l'idea era di creare un'azienda che fosse all'avanguardia sullo sviluppo, nel senso utilizzasse tecnologie all'avanguardia, sempre le tecnologie più recenti per avere un vantaggio competitivo rispetto magari a grandi aziende e per poter offrire ai nostri clienti una gamma di servizi, una gamma di soluzioni su misura, scelte Certo. di volta in volta in base a quella più efficace per i loro progetti. Ok, benissimo. Senti, e qual è il tuo background? Tu da dove parti per poi fondare Dev Interface? Allora, io parto, diciamo che la passione per l'informatica nasce fin da piccolo, poi avevo avuto un percorso abbastanza lineare, nel senso che appunto ho fatto informatica alle superiori, poi l'università a Verona, ho lavorato per alcuni anni su alcuni progetti a livello nazionale e poi in ambito bancario e in quella fase poi ci siamo ritrovati con Stefano, che ci eravamo conosciuti all'università, e da lì è nata, c'era già l'idea, diciamo, lì è nata l'occasione di creare Ok, Dev di creare Interface. qualcosa. Esatto, di creare qualcosa di nostro, di avere la possibilità di dare il meglio delle nostre Certo. competenze e capacità, insomma. Giustamente. Senti, e quindi quali sono i servizi che potete offrire? Allora, i servizi che offriamo noi spaziano in tutto quello che è la gamma di sviluppo di soluzioni su misura in ambito web e in ambito mobile. Quindi si va dai classici e-commerce gestionali a soprattutto proprio soluzioni personalizzate, per cui andiamo a identificare con il cliente quali sono magari dei flussi di lavoro interno che possono essere migliorati, piuttosto che delle aree che loro vogliono digitalizzare, e andiamo a creare una soluzione su misura per loro, adatta proprio per la loro azienda, per la loro realtà, per andare a ottimizzare questi flussi o per andare appunto a migliorare l'efficacia lavorativa. Certo. E senti, questo è molto interessante. Da dove si parte effettivamente per creare una cosa del genere? Sì, si parte sempre con un'analisi, diciamo, Ok. quindi la prima parte è fare un'analisi con il cliente, capire quali sono le sue esigenze, capire quali sono gli attori coinvolti nel progetto, per poi andare a delineare quella che può essere una possibile soluzione, un'architettura software che può supportare il progetto. E da lì poi si va a scegliere la tecnologia più adatta, Ok. e quindi si parte con lo sviluppo e tutta la progettazione. Ok, benissimo. Senti, vedo qua anche Everylog, giusto? Sì, Everlog, Che cos'è? allora, diciamo che noi, siccome non ci bastava sviluppare software per i clienti, negli anni abbiamo sempre sviluppato dei prodotti nostri, un po' come strumento per studiare nuove tecnologie e un po' per creare dei prodotti. Everlog è l'ultimo prodotto che abbiamo creato, quello un po' più importante, ed è un sistema, una piattaforma di aggregazione e smistamento di notifiche per eventi che arrivano da diversi processi aziendali, da diverse fonti software, diciamo. Ok. Quindi in due parole, diciamo, permette di raccogliere notifiche che arrivano da software diversi, centralizzarle in un unico punto e poi indirizzarle alle persone di riferimento. Faccio un brevissimo esempio. Vai. Prendiamo il caso di un e-commerce in cui arriva il nuovo ordine, deve arrivare la notifica dell'ordine alla logistica per gestirlo, mentre la notifica del pagamento magari va all'amministrazione, piuttosto che si verifica un baco nel software, quindi va aperta una Ok. notifica allo sviluppatore piuttosto che al supporto tecnico. Sì. Quindi Everlog permette di aggregare tutte queste notifiche, appunto, anche magari da software diversi, e indirizzarle e gestire la distribuzione poi delle notifiche in tempo reale su un'app mobile. Ah, ok, quindi direttamente Sì, su app. c'è una piattaforma web e poi si ricevono le notifiche in app. Perfetto, perfetto. E quindi chi potrebbe usufruire di Everylog? Allora, i servizi, diciamo, i settori che potrebbero essere interessati sono molteplici. Appunto, ho citato il caso dell'e-commerce, ma potrebbe essere anche il caso dell'IoT, dove magari ho dei sensori che mi rilevano, che ne so, la temperatura piuttosto che delle variazioni di qualche valore, e devo essere notificato in tempo reale. Ok, Quindi anziché ricevere la mail che magari la vedo, non la vedo, ma chissà su che indirizzo va, mi arriva poi
diciamo, quando siamo partiti il mobile era una cosa minimale, adesso è Questo è esplosa fondamentale. parecchio, perché anche lì ci sono state varie tecnologie negli anni che ci sono avvicendate, quindi abbiamo provato prima con una, poi con un'altra, Certo. poi adesso abbiamo trovato forse una strada, diciamo, si sono evolute le tecnologie, quindi abbiamo Certo. trovato le tecnologie che sono più stabili e danno delle prestazioni migliori, quindi diciamo l'evoluzione è costante, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, ogni giorno c'è qualcosa da imparare, e questo è anche il motivo per cui andiamo a sviluppare dei progetti nostri, perché appunto ci servono per sperimentare le tecnologie per poi poterle offrire ai nostri clienti. Certo. E allora a questo punto, Claudio, io ricordo i vari contatti che vedo qua e stanno scorrendo anche in sovraimpressione, tra tutti il sito web www.devinterface.com, poi Devinterface SRL su LinkedIn, su Facebook, Instagram, un po' dappertutto insomma. Claudio, purtroppo siamo arrivati anche alla fine della nostra chiacchierata, io ti devo salutare, però è stato un piacere averti avuto qua con me. È stato un piacere anche per me. Alla Grazie prossima, mille. ciao. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.